Tutto un cantiere, ognuno ha da fare, non sembra, ma si corre. Padova, laboratori del consorzio RFX, passa da qui la ricerca sulla fusione nucleare, riprodurre l'energia pulita del Sole. Traguardo lontanissimo, ma non irraggiungibile. Il tempo stringe, a Marsiglia il reattore ITER, prototipo internazionale in costruzione, attende i componenti studiati qui dentro. Si lavora su due fronti, il primo a modernare l'esperimento che studia il plasma, carburante delle reazioni, un gas caldo, caldissimo, in cui i nuclei degli atomi possono fondersi. Lo si fa con questa macchina, si chiama RFX Mod 2, è stata smontata per potenziarla, l'orizzonte raggiungere temperature quasi inconcepibili. L'obiettivo ultimo è arrivare a 150 milioni di gradi, che è una temperatura equivalente a circa 10 volte la temperatura del Sole. Questa macchina in particolare conterrà un plasma che viene riscaldato e confinato grazie a dei campi magnetici, cioè l'obiettivo è di non avere un contenitore fisico materiale, ma un contenitore, chiamiamolo virtuale, che permette a questo plasma così caldo di non interagire con le pareti che gli stanno attorno. Il laser sul bersaglio è un test, servirà anche questo. Per misurare i milioni di gradi non è possibile usare un termometro. Una delle tecniche principali che noi utilizziamo è quella di immettere dei fasci laser nel plasma. Dal comportamento di questi fasci laser otteniamo moltissime informazioni, tra le quali la temperatura del plasma stesso. Qui lavorano 200 tra fisici e ingegneri, circolo virtuoso sia con le aziende esterne sia con i giovani ricercatori come Michele Fadone, qui da 10 anni tra dottorato e borse. È un lavoro che mi diverte perché ho l'opportunità di fare un sacco di cose, non solo a livello meccanico ma anche di plasmi, cioè diagnostiche, mi appassiona. Adesso sono dentro col PNRR e vediamo come evolve la cosa. Nello stabile a fianco l'altro fronte di ricerca NBTF, Neutral Beam Test Facility. Qui si costruiscono gli iniettori del reattore ITER. Servirà a questo l'esperimento Mitica, a scaldare il plasma con fasci di particelle neutre e tenerlo in temperatura per creare le condizioni della fusione. Ha fatto progressi. Abbiamo raggiunto qui sul prototipo dell'iniettore di neutri di ITER 900.000 volt di isolamento in vuoto. Questo servirà a dare l'energia sufficiente alle particelle di raggiungere il centro del plasma di ITER e quindi aiutare a riscaldare il plasma fino alle temperature necessarie per arrivare alla fusione. I tempi sono stretti, per la prima parte della prossima decade dobbiamo dimostrare che il prototipo funziona come atteso, in modo che quello che verrà costruito in Francia funzioni nella stessa maniera. A pochi passi è tutto un cantiere enorme e chirurgico, anche Spider, l'esperimento gemello, lo chiamano l'accendino del reattore, sarà potenziato con una pompa per il vuoto creata da un'azienda italiana. Questo oggetto è 300 volte più grande di pompe tipiche che sono utilizzate in esperimenti più piccoli. La speranza di fisici e ingegneri è riassemblare Spider entro fine anno e tornare presto operativi, non solo per i risultati attesi in Francia. Abbiamo bisogno anno per anno di formare nuove persone, giovani ricercatori che ci possono aiutare in questa impresa. È assolutamente importante avere una macchina che funziona e che opera e produce risultati scientifici. Il rischio è che scappino. Esatto, e l'estero è sempre molto invitante. Lo sanno bene tutti i ricercatori che si lavori agli esperimenti Mitica e Spider o alla macchina RFX. Naturalmente la cosa che è più importante per portare avanti questi esperimenti è l'aspetto umano. Abbiamo bisogno di finanziamenti che ci consentano di garantire un futuro ai giovani, soprattutto quelli promettenti. In ballo il traguardo dei primi risultati concreti sulla fusione. L'avvicinamento all'obiettivo è evidente, i tempi realisticamente non possono scendere sotto i 30 anni.